L'infortunio di Marko Arnautovic è di fatto l'unica nota stonata del pomeriggio di ieri ad Empoli, dove l'Inter si è imposta per 0-1, ha centrato la quinta vittoria su 5 partite in Serie A con 4 clean sheet a supporto. Risultato importante anche alla luce di alcuni altri risultati che poi sono maturati nel corso della giornata, il pareggio del Napoli, anche la sconfitta della Juventus, ma un pomeriggio che appunto è stato leggermente guastato da questa notizia che potrà avere le sue conseguenze da qui in avanti. Anche Simone Inzaghi nel post partita ha parlato di nota stonata perché di fatto ora in attacco la coperta diventa davvero cortissima. L'Inter si ritrova con 2 attaccanti titolari, Lautaro Martinez e Marcus Thuram, e una sola riserva che è Alexis Sanchez, che peraltro come Arnautovic non è più giovanissimo e non è nuovo, anche lui ha qualche piccolo problema di natura fisica. Vediamo quindi insieme quelle che in questo momento sembrano essere di fatto le uniche 3 soluzioni da poter selezionare appunto per sopperire all'assenza di Arnautovic. Una di queste 3 è quella molto più probabile, le altre 2 lo sono un po' di meno, però le citiamo perché vanno comunque citate. Ben ritrovati allora amiche, amici, passione interisti, subito un click sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti, e specifico subito che questo contenuto lo sto registrando prima dell'uscita del comunicato ufficiale per quanto riguarda l'infortunio di Arnautovic. Quello sarà diciamo l'esito che aspettiamo tutti per capire i tempi di recupero del calciatore, anche se da quello che filtra fin da ieri pomeriggio e anche in queste ore purtroppo c'è del pessimismo, perché anche la dinamica l'abbiamo vista tutti. Arnautovic era entrato peraltro da una decina di minuti, non di più, stava cercando di controllare un pallone sulla fascia e di fatto si è proprio fermato, mettendosi subito la mano sul flessore della gamba sinistra, ha fatto qualche saltello solo sulla gamba destra, quindi non riusciva nemmeno ad appoggiare quella sinistra, poi si è accasciato a terra, subito gli hanno messo il ghiaccio sulla gamba, ma pare che appunto il dolore che sentiva fosse veramente forte. Qualcuno ha parlato anche di un'uscita in lacrime, questa cosa me la sono persa. Comunque si era capito abbastanza rapidamente che il problema, almeno all'apparenza, sembra essere grave. Poi all'uscita dal Castellani di Empoli è stato anche immortalato in una fotografia con le stampelle e con il ghiaccio sulla coscia. Purtroppo c'è pessimismo, quindi attendiamo il comunicato ufficiale. Qualcuno già parla di più di 1 mese e mezzo di stop, qualcuno addirittura più di 2 mesi. Io su questo non mi sbilancio perché appunto saranno solo gli esami a poterci dare una risposta. Vediamo però quelle che sono allora le 3 soluzioni dalle quali l'Inter può scegliere come sopperire all'infortunio di Marko Arnautovic. La prima è quella anche forse un po' più suggestiva, ma vi dico subito è quella meno probabile, è quella di pescare un giocatore, un attaccante fra i nomi attualmente svincolati. Dall'Inter sembra che però appunto al momento abbiano smentito questa soluzione, anche perché a meno che Arnautovic non abbia un problema che davvero lo porti a stare fuori 3, 4, 5 mesi, è difficile che alla fine si vada ad aggiungere un altro tassello e per poi ritrovarsi con 5 attaccanti, oltre ai già 7 centrocampisti che sulla carta sono lievemente in sovrannumero, anche se poi sappiamo che anche a centrocampo c'è la questione Sensi, che è un po' da capire. Sul nostro sito passioneinter.com abbiamo abbiamo fatto una piccola lista dei 10 attaccanti svincolati potenzialmente più utili, o comunque i 10 attaccanti da poter tenere in considerazione per l'Inter. Per chi mi segue su YouTube ve la lascio anche nelle schede qui in alto a destra, comunque ve la mostro anche rapidamente questa lista. Eccola qua. È chiaro che sono 10 nomi, vabbè, tolto quello di Eden Hazard, che è un po' quello più particolare se vogliamo. Gli altri sono i nomi che vedete, insomma: Gervinho, Papu Gomez, Ayew, Bellarabi, Stefano Okaka, Nicola Kalinic, Caicedo, Zaza e Quagliarella. È evidente che non stiamo parlando di giocatori che scaldino il cuore, anche perché banalmente se così fosse non sarebbero ancora svincolati. Però questi sono, e quindi se l'Inter dovesse scegliere questa soluzione dovrebbe pescare uno di questi. Non vi chiedo di dirmi nei commenti il vostro preferito, anche perché appunto insomma sono nomi un po' così. Quello di Hazard, ripeto, è quello un po' più particolare, ma anche intorno a lui ci sono
delle perplessità. Se non sbaglio, qualche settimana fa qualcuno parlava addirittura del fatto che lui stesse meditando l'addio al calcio, quindi figuriamoci. Comunque, come vi dicevo, non è attualmente la soluzione che viene ritenuta più probabile dall'Inter. La seconda è un calciatore della primavera che viene aggregato alla prima squadra ed eventualmente inserito nelle rotazioni. Qui direi che il nome più probabile tra quelli da considerare è quello di Sarr, che aveva già svolto una parte del precampionato con la prima squadra. Nei prossimi giorni sui nostri canali immagino vi porteremo un identikit, come già stiamo facendo anche con altri primavera, ma in questo caso il nome di Sarr potrebbe essere ancora più importante in virtù di questa vicenda, quindi ve lo riporteremo e dovremmo averlo già però fatto anche qui sul nostro sito, un articolo con un identikit su Sarr. Non escludo, anzi ritengo che sia anche plausibile che venga già portato in prima squadra all'interno degli allenamenti e magari anche in panchina. Da qui a pensare che possa giocare, francamente la vedo difficile. La terza soluzione, che è quella più probabile e che peraltro anche lo stesso Inzaghi nel post partita di ieri ha iniziato a ipotizzare, è quella di un utilizzo differente, in particolare di due giocatori. Uno è Mkhitaryan, che è un titolarissimo dell'Inter, e l'altro è una risorsa che l'Inter ancora non ha utilizzato, ma che potrebbe tornare molto utile proprio in questo tipo di situazioni, che è Davy Klaassen, il centrocampista prelevato dall'Ajax, ancora a 0 minuti in gare ufficiali. Klaassen che però giocando nell'Ajax ha giocato tante volte da trequartista, qualche volta addirittura da falso 9, ed è un giocatore che ha il gol nel sangue. Se andate a vedere i suoi numeri, sono numeri che per un centrocampista sono estremamente interessanti, e ogni tanto scherzavamo sul fatto che per esempio nell'Ajax molti l'avessero soprannominato Mister 1-0, perché nell'Ajax spesso era lui che segnava proprio il gol che sbloccava le partite. Quindi uno dei due utilizzato a supporto della punta in quello che a questo punto immagino possa diventare in alcune situazioni non un 3-5-2 ma un 3-5-1-1, potrebbe essere la soluzione. Mkhitaryan in quella posizione era già stato utilizzato, mi sembra, a Cagliari, o comunque una delle prime due partite, perché c'era ancora il mercato aperto e mi ricordo che dicevamo magari Inzaghi stava mandando un messaggio a Correa, e infatti poi Correa è andato via. Non è una novità, lo stesso calciatore Mkhitaryan in tante interviste diceva che lui si trova bene nel ruolo di mezzala, però è nato da trequartista, è nato da giocatore più offensivo e gli piace giocare in quelle zone di campo, quindi secondo me sarebbe anche contento eventualmente Miki di avanzare un po' la sua posizione. Klaassen è un giocatore, ripeto, anche qui molto utile, forse un po' meno mobile di Mkhitaryan, anzi direi senza il forse, però per esempio nell'inserimento in area di rigore, nella capacità di farsi trovare al posto giusto al momento giusto, secondo me ce l'ha un po' nel sangue anche questo, il buon Klaassen. Quindi questa direi che è la soluzione più probabile. A questo punto diventa molto importante gestire ancora meglio le rotazioni, soprattutto in attacco, diventa fondamentale non spremere soprattutto Lautaro e Thuram per evitare altri problemi, e poi diventa fondamentale incrociare le dita per il fatto che anche Alexis Sanchez stia bene, adesso recuperi la condizione migliore, penso che ci sia abbastanza vicino, visto che siamo quasi a ottobre, e possa rendersi utile a gare in corso o anche da titolare quando verrà chiamato in causa. Queste erano le 3 soluzioni, quindi fatemi sapere nei commenti cosa fareste voi al posto di Inzaghi e al posto della dirigenza. Anche fra Mkhitaryan e Klaassen, quale di questi due vi intriga di più? Eventualmente fatemi sapere a supporto della prima punta. Vi invito ancora una volta a cliccare sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti, a passare nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club, se volete supportare il nostro progetto e vivere appieno l'esperienza Passione Inter. Ed infine, per chi mi segue in podcast, come sempre lo trova in descrizione. Se mi segui su YouTube, alla mia destra ti lascio un altro approfondimento da recuperare.